Eccoci di nuovo qui con ABC Manutenzione Moto, con me sempre Marco di Scuola Moto e Pachelo. Oggi andiamo a vedere un aspetto spesso trascurato ma fondamentale, la regolazione dei comandi della nostra moto. Che cosa devo prendere in considerazione? Il comando del gas, il comando della frizione e i comandi a pedale. Perfetto, partiamo dal comando del gas. Che cosa devo sapere? Bisogna che la manopla del gas, quando la lasciamo andare, ritorni prontamente in posizione di riposo, ma bisogna anche che abbia solo un pochettino di gioco quando andiamo ad accelerare. E come si regola? Con delle ghiere in prossimità del comando del gas, appena sotto. Invece la frizione, che cosa devo sapere? La frizione deve avere un pochettino di gioco al comando, quindi se non c'è il gioco la frizione rimane sempre ingaggiata e a lungo andare si danneggia, mentre un gioco eccessivo porterebbe a un trascinamento con la prima marcia inserita durante le soste. E come la regolo? Sempre con una ghiera in prossimità della leva della frizione. Passiamo dunque ai comandi a pedale. Partiamo da sinistra, la leva del cambio. La leva del cambio deve assumere una posizione che lasci il piede sinistro libero, senza forzature, per non stancarsi, quindi si va a cercare se c'è un registro a vite oppure, se non c'è in mancanza del registro a vite, il profilo scanalato, e si riposiziona in questo modo la leva del cambio. Invece la leva del freno posteriore? Per la leva del freno posteriore è lo stesso problema, bisogna che il piede destro rimanga in posizione di riposo quando non serve azionare il freno, e quindi in quel caso sarà necessario agire nel registro che sta tra la leva e la pompa. Perfetto, quindi è fondamentale regolare correttamente tutti i comandi della nostra moto, perché ci permette di proseguire il nostro viaggio in tutto comfort, in tutta efficienza e anche in tutta sicurezza, aspetto che riguarderà anche la prossima puntata di ABC Manutenzione Moto, perché parleremo di pneumatici.